Ciao a tutti amici dell'Astronave e bentornati per questa nuova puntata di Diario di Bordo. Oggi, come avete potuto sentire, abbiamo in studio una band blues strepitosa. Prima di presentarveli, come sempre, se anche voi, come noi, siete appassionati di musica, io vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Ora torniamo a loro, come vi dicevo, una band super, loro sono i Flamingo. Ciao ragazzi e benvenuti. Ciao, grazie, grazie. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, è per noi davvero un grande, grande piacere. Filippo, io vorrei parlare un pochino con te ora e vorrei parlare un po' di questo progetto che possiamo dire che è un progetto giovane, nel senso che nasce nel 2023, avete da poco realizzato la vostra prima pubblicazione, il vostro primo album che si chiama Half-Life, lo facciamo vedere questo e come avete potuto sentire già dal primo brano è un disco strepitoso. Allora Filippo, io volevo capire insieme a te un po' la genesi di questa band, di questo progetto, come nascono i brani, dai, tutte queste cose interessanti che ci tengono sempre incollati sulla sedia. Per noi è un piacere raccontarlo e poterlo insomma, comunicare. Beh, il disco nasce come il risultato finale del disco è la sintesi delle esperienze e della partecipazione musicale di tutti gli elementi, però il disco nasce dalle idee chitarristiche mie, scritte diciamo come frammenti, come idee melodico-armoniche. Successivamente con il lavoro di Mauro queste idee hanno preso Sì, una infatti, forma. allora io scusa se ti interrompo, ti Prego. prego, presentaci Ah, gli elementi certamente. della band, i ragazzi che sono strepitosi, presentaceli tutti. Grandissimo Mauro Rocchi al basso. E poi è il ragazzo, siamo tutti ragazzi. Marco Tifi alle tastiere, organo e Hammond, Leonardo Cenci alle percussioni e Massimo Raimondi alla batteria. Quindi Danilo Cenci, eh? No, Danilo. Non ho bevuto, Danilo. Comunque, il disco nasce in questa maniera, nasce quindi come una sintesi musicale molto scarna all'inizio, con delle idee, dei frammenti che metà li ho suonati, metà ce li avevo in testa, per capirci. Poi dopodiché, con l'incontro con Mauro, che è una persona con la quale abbiamo una grande intesa musicale e, diciamo, in generale, abbiamo trasformato, e anche insieme a Massimo, il batterista, questi frammenti, queste idee in una struttura canzone, limando, aggiungendo, modificando e dando, diciamo, il giusto equilibrio, secondo noi, tra la forma canzone, quindi la song, il testo, e la forma musicale. Perché nel nostro prodotto musicale, nel nostro album, ciò che speriamo che si possa sentire è uno stile, nel senso di ascoltando l'album dall'inizio alla fine, i pezzi sono tutti diversi, sono tutti brani originali, questo ci teniamo a dirlo, nel senso che non abbiamo fatto neanche una cover, noi abbiamo fatto un disco di 11 brani che sono tutti brani originali, tutti cantati meno un unico brano strumentale, Madness. E tutto nasce appunto come miscela di esperienze, come mix, come prove, lavoro, come quando fai una scultura che cominci diciamo, a colpire diciamo, il marmo o il materiale che vai a scolpire, modifichi i sistemi finché non ritieni che questo lavoro possa essere in qualche maniera definitivo. Con questa parola voglio dire definitivo per poter essere poi modellato dall'aspetto live. Quindi abbiamo creato musica da zero in qualche Chiaro, modo. chiaro. Quindi possiamo dire che se, diciamo, le idee nascono da te, poi i brani prendono forma in un lavoro condiviso, ecco. Questo, insomma, è sempre un approccio che trovo sempre molto bello, no? All'interno di una band, trovo che sia veramente molto Cioè, avvincente. diciamo, nella nostra band ha funzionato e funziona in questa maniera, ma non per una, diciamo, gerarchia di idee o di diktat, ma perché attraverso questo spunto iniziale che do io, poi l'incalanamento dei vari strumenti, i suggerimenti, modifiche è molto più efficace o anche rapido. Rapido, tra virgolette, perché per realizzare un disco comunque abbiamo messo un anno e mezzo, come è Beh, è normale il che sia. tempo che ci vuole, È il tempo che insomma. ci vuole. Chiaro, chiaro. E senti, io volevo anche capire un po' da te quali sono le tematiche da un punto di vista testuale che i vostri brani toccano e qual è appunto il tipo di ricerca che c'è dietro. Dal punto di vista dei testi ci sono dei brani particolari, ad esempio il brano My Road o il brano Father, in cui la ricerca testuale è stata in qualche maniera ha affondato le proprie radici anche per quanto mi riguarda nelle emozioni personali, diciamo, che hanno riguardato la mia vita come quella di chiunque.
tengo particolarmente a questo brano, Father, perché è un brano dedicato a mio padre, la cui scomparsa mi ha lasciato veramente un vuoto molto, molto grande. Quindi, in qualche maniera, avendo avuto un'esperienza con un genitore che era tutt'altro che legato alla musica, poterlo in qualche maniera omaggiare di una cosa del genere mi è sembrato qualcosa di intimo, ecco, e l'ho voluto trasferire in musica. Per il resto i brani parlano spesso di situazioni, come nel blues, diciamo, temi legati alla solitudine, al ritorno, all'amicizia, quindi Alla alla vita. vita. È un racconto di vita, non è infatti Half-Life, con una citazione forse un po' dantesca, è perché io ho la veneranda ormai età di 50 anni suonati e li ho sempre suonati senza mai affrontare il percorso di una musica originale. Ecco, questa volta l'ho fatto e ne sono felice che i miei musicisti abbiano recepito e ampliato il mio discorso e abbiamo collaborato insieme per realizzare questo album. Fantastico, fantastico ragazzi. Beh, allora a questo punto direi di tornare alla musica. Che dire? A voi. Andiamo avanti con un brano che si chiama Hard Living. Woke up this morning, feeling right.
Prossimo brano, Father.
Ed infine un brano molto significativo per noi, ma una rivisitazione di un blues. Il titolo è My Road. I can believe it's time to go now. I bring my memories, the count's over, yeah. Until I come back someday. Your smile, your
time. I can believe it's time to go now. I bring my memories come over. Until we come back someday. Ah, fantastico ragazzi. Allora Filippo, io vorrei insieme a te tornare a parlare un po' di questo disco e vorrei capire insieme a te la realizzazione di questo disco. Sai, puoi immaginare, noi qua in studio siamo sempre molto interessati e affascinati dal processo di realizzazione di un disco in studio. Quindi ovviamente aspettiamo che si rimetta le cuffie. Eccoci qua, eccoci qua. Stavo dicendo appunto che ci affascina sempre il processo di realizzazione di un disco in studio di registrazione e nello specifico, perché no, anche tutto il lavoro di pre-produzione che c'è per la realizzazione dei brani da portare in studio e da registrare, e anche, perché no, il lavoro di post-produzione quando ce n'è. Ti prego, raccontaci un po' come avete affrontato questa sfida del lavoro in studio di registrazione con questa band. Allora, dopo quel percorso costruttivo dei brani che ti ho detto, siamo passati a suonarli e a un certo momento a cristallizzarli come strutture, come suoni. A quel punto la registrazione anche per noi è stata una bellissima esperienza, anche se faticosa, perché concentrata, come tu immagini, anche per problemi di budget e altro, in tempi molto stretti. Abbiamo ottenuto a registrare l'album con strumenti tutti originali, analogici, quindi organo Hammond vero, 2 amplificatori di chitarre vintage, Quindi basso. particolare cura al sound. Sì, questo sì. E abbiamo suonato tutto il disco in diretta, quindi come ci senti suonare in questa maniera? Perché che è particolarmente in stile con quello che voi fate come approccio e è anche atteggiamento alla particolarmente registrazione. complicato, se mi passi il termine, quando devi registrare un album, perché comunque ti si necessita una concentrazione per moltissimo tempo, diciamo in maniera molto ferrea, no? Però sì, noi abbiamo creato un album che nella nostra intenzione fosse il riflesso o la fotografia della band dal vivo, non un album live, ma un album, diciamo, che suonandolo poi live, chi lo dovesse aver ascoltato non troverebbe quelle differenze, quelle sovraincisioni, quelle sovraccostruzioni, passami il termine, che rendono questi due prodotti, il live e lo studio, magari due prodotti completamente diversi uno dall'altro. Quindi abbiamo fatto una registrazione di questi brani in 2 sessioni di 3-4 giorni l'una, suonando tutto in diretta per poi sovraincidere le parti, ma comunque con delle sovraincisioni che sono lungo l'intero brano, quindi in diretta come sovraincisioni. Quindi, per capirci, la chitarra ritmica o il piano è stato poi suonato nell'intero brano, e quindi ascoltando il disco si trovano delle sfumature, degli errori, delle varianti, perché è normale che se uno deve eseguire una parte per 4-5 minuti, non è un robot, non riesce a dare lo stesso timing, lo stesso suono, lo stesso feel, ma questo per noi è un elemento distintivo di favore, non il contrario. Ecco. Quindi insomma particolare attenzione al fattore umano, insomma, mettiamola così, perché no, ci sta assolutamente. E volevo capire anche un po' insieme a te, perché io so che insomma tu sei particolarmente prolifico nella scrittura e so che questo disco è uscito da poco, ma in realtà avete già materiale per la registrazione di un nuovo album. Raccontaci un po' che cosa bolle in pentola. Noi stiamo lavorando a un album successivo e lo stiamo però in questo caso stiamo componendo i brani e il lavoro per portarlo direttamente live, perché questa volta, avendo un disco alle spalle, intendiamo suonare il secondo album prima dal vivo, quindi fare un po', se mi passi il termine, il lavoro inverso, quindi dare un'anima live ai brani,
per poi registrarli in studio come fotografia di quel live, cioè il contrario di quello che abbiamo fatto per il primo disco, perché non era neanche possibile l'inverso. Lo spirito è sempre lo stesso. Quello che ti posso dire è che siamo felici di questi brani che stiamo realizzando e abbiamo l'impressione, però naturalmente sai è difficile dare un'impressione del proprio lavoro, andrebbe ascoltato dagli altri, comunque internamente come band abbiamo l'impressione che questi brani seguano un filone, o meglio tengano uno stile, ecco, se mi puoi capire, abbiano comunque quella matrice che abbiamo sviluppato nel realizzare questo disco. Sono Quindi completamente diversi, ma comunque diciamo, possiamo dire che è la naturale prosecuzione del primo album in qualche modo. noi lo sentiamo così. Bene, ottimo. Allora direi di tornare alla musica con l'ultimo brano. Parlaci un po' di quest'ultimo brano. Allora, quest'ultimo brano si chiama Freedom e è stato scritto, il testo in questo caso è un testo diciamo che nasce dall'emozione quasi infantile di avere quel senso di libertà, quel senso di spregiudicatezza che può avere magari un surfista sopra un'onda, che può avere diciamo una persona in un momento di esaltazione particolare. Quindi è un brano energico che vorrebbe trasmettere il bello del senso della libertà, diciamo del rischio da un lato ma massimo divertimento dall'altro. Quindi se uno ha il coraggio di essere libero, insomma viene premiato. Questo è il senso del brano. Fantastico. Io e sì. tutta la band ci teniamo davvero a ringraziarti della tua ospitalità, perché per noi è stato un grande onore, un grande piacere e speriamo di aver dato diciamo un nostro contributo alla tua trasmissione, al tuo studio e alla tua musica. Assolutamente, e noi ovviamente ringraziamo tanto voi. Ora direi di tornare alla musica con quest'ultimo brano. A voi. Freedom. Learning to fly, feeling to die, flying the sky.
E purtroppo anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ovviamente ci tengo ancora tanto a ringraziare i nostri ospiti Flamingo. Grazie ragazzi di aver accettato il nostro invito e di averci regalato la vostra musica. Grazie, Grazie a davvero. voi. E come sempre ringrazio anche tutti i ragazzi qua dello staff che permettono la realizzazione di questi contenuti. Joele e Nick qui in regia audio, Monaldo in regia video. E ovviamente ringrazio tutti voi che da casa ci seguite sempre tanto numerosi. Che dire, grazie ancora e ciao a tutti.